Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Stefano e oggi sono qua perché vorrei provare a darvi 5 consigli per non rovinare le vostre escursioni in montagna, per farle rendere al meglio. Quindi spero di fare un video breve e conciso, ma di essere utile per le vostre avventure. Dunque, il primo consiglio che vi vorrei dare è quello di non vestirvi eccessivamente al momento della partenza del vostro trekking, della vostra escursione. Questo perché solitamente succede che al momento della partenza, in estate ma soprattutto in inverno, ovviamente c'è freddo o abbastanza freddo e quindi si tende a mettersi addosso un po' tutti i capi che si hanno per ripararsi appunto dalla temperatura. Una volta però che si inizia a camminare è molto facile entrare subito in temperatura ed iniziare a sudare. Quindi il problema diventa che cammineremo con indosso indumenti a volte anche molto bagnati e ovviamente, ripeto, soprattutto in inverno può essere una situazione di discomfort veramente totale. Quindi sopportate un attimo le temperature all'inizio della vostra escursione, mettetevi addosso un po' meno cose giusto per sentire quell'attimo di fresco e poi vedrete che una volta che iniziate a camminare entrerete in temperatura e il problema non ci sarà. Al massimo vi toglierete uno strato e comunque sarete sì in temperatura ma non sudati fradici, e questo vi assicuro che può migliorare di tantissimo tutto il corso della vostra escursione. Il secondo consiglio invece che vi voglio lasciare è quello di non caricare eccessivamente il vostro zaino. Ora è doveroso che io apra una parentesi perché sono un grandissimo amante della filosofia ultralight per quello che riguarda l'attrezzatura in montagna, ma senza arrivare a questo genere di setup, a questo genere di filosofia di attrezzatura, il consiglio di portare lo stretto indispensabile è perché facendo un'escursione con un peso contenuto sulle spalle vi godrete maggiormente l'esperienza. Questo perché ovviamente farete molta meno fatica rispetto ad avere uno zaino molto pesante sulle spalle e soprattutto andrete incontro a un rischio di infortuni nettamente più basso perché è ovvio che stiamo facendo un'esperienza in un ambiente aperto, ci stiamo muovendo, quindi ovviamente la possibilità di farci male c'è, toccando ferro ovviamente. Se abbiamo uno zaino molto pesante sulle spalle questo si può accentuare, così come può creare se stesso dei problemi legati a infiammazioni a ginocchia, caviglie, insomma c'è una serie di possibilità di infortunio legate principalmente al peso dello zaino. Questo perché nella vita di tutti i giorni non siamo abituati a portare un peso sulle nostre spalle e quindi se portiamo un peso in più affrontiamo dei dislivelli, è ovvio che il rischio, soprattutto se non si è allenati, si può presentare. Quindi il mio consiglio è quello di preparare nel proprio zaino l'attrezzatura che ci serve senza portare pezzi doppi, tripli, quadrupli a volte. Se fate un'escursione di 2 giorni non ve ne farete assolutamente niente di portarvi 4 magliette per esempio. Quindi calcolate bene quello che vi può servire realmente nella situazione che andrete ad incontrare e cercate di mantenere il vostro zaino, diciamo, abbastanza leggero. Ripeto, non è necessario arrivare a una filosofia ultra leggera, anche perché secondo me serve esperienza e comunque è un genere di modalità di andare in montagna che deve piacere, però ripeto, caricare eccessivamente uno zaino e andare in giro con un peso così importante sulle spalle rischia solamente di farvi appunto divertire molto meno e anche di farvi male, quindi attenzione a quello che mettete nello zaino. Il terzo consiglio che vi voglio dare invece è quello di fare attenzione a sovrastimare le vostre capacità. Questo perché ho visto nel corso degli anni venendo in montagna che spesso si incontrano persone che non avevano calcolato bene il percorso rispetto alle proprie capacità e si sono ritrovate magari a metà percorso o magari sono riuscite anche ad arrivare alla fine però completamente esauste, e arrivare completamente stanchi in montagna può anche diventare molto pericoloso. Quindi fate molta attenzione quando pianificate l'uscita che volete fare, calcolate bene quanti chilometri ci sono e che dislivello dovete affrontare, in modo appunto anche qua da non rovinarvi un'esperienza fuori. Se siete alle prime esperienze e quindi non avete bene un'idea di che grado di difficoltà potete affrontare, ovviamente partite con percorsi semplici, magari con poco dislivello, fatene diversi in modo da capire le vostre gambe e il vostro fisico quanto riescono a sopportare. Dopodiché, una volta che avete raggiunto un range di dislivello e distanza che capite che potete raggiungere, un po' alla volta magari iniziate a salire. Se non siete mai usciti, magari volete fare la notte fuori in tenda, non partite subito con la notte fuori in tenda per affrontare 2 giorni. Prima fate escursioni giornaliere, magari concatenatene 2 facendo però la notte in valle, in un hotel, in un bed and breakfast o a casa, e magari il giorno dopo fate un'altra uscita, ma ripeto, andate per gradi e non, come posso dire, non mettetela giù facile, perché vedere su carta quello che è un percorso a volte può sembrare meno difficile di quello che poi si rivela in realtà. Quindi cercate di capire il vostro grado di allenamento qual è e cosa potete andare ad affrontare. Ripeto, anche qui è per una questione di sicurezza e per non andare a rovinare un'esperienza, anche perché, parliamoci chiaramente, magari fate 2 escursioni in montagna in cui vi fate male, vi stancate un sacco, la cosa non vi piace e abbandonate un tipo di esperienza che in realtà poi si può rivelare veramente fantastico. Quindi andate per gradi e vedrete che poi un po' alla volta vi godrete sempre di più la montagna e potrete arrivare a fare anche percorsi sempre più difficili. Quarto consiglio che vi voglio dare è legato invece alle scarpe.
Mi spiego meglio. Se acquistate un paio di scarpe nuove per andare a fare un'escursione in montagna, mi raccomando, non utilizzatele per la prima volta durante quell'escursione. Cercate di usarle prima a casa, camminateci anche tanto tempo, in modo da fargli prendere la forma del piede. Questo perché se utilizzate la scarpa per la prima volta durante l'escursione, il rischio di vesciche, irritazioni e quant'altro legato al fatto che la scarpa non sia così ideale per il vostro piede è abbastanza alto e rischiate veramente di rovinarvi tutto e magari dopo 2 km dovete tornare a casa perché la scarpa vi fa male e non potete proseguire. Mi rendo conto che per il discorso degli scarponcini alti è un po' difficile usarli a casa tutti i giorni, però ripeto, più riuscite a tenerli ai piedi prima di fare l'escursione, più capite se la scarpa che avete acquistato è ottima. È vero che in negozio di solito quando vi fanno provare le scarpe da escursionismo, che siano scarpe alte, scarpe basse, tutte le varie tipologie di scarpe che si possono usare in montagna, ve le fanno testare, ve le fanno tenere i piedi e spesso hanno anche quelle strutture che simulano salite e discese in montagna, però è ovvio che siamo in negozio, è una situazione abbastanza statica, quindi è vero, si può capire se la scarpa va bene o meno, però è abbastanza complicato. Quindi una volta che l'avete acquistata, ripeto, usatela tantissimo a casa, così si sforma un po', capite bene se la scarpa è giusta per voi, dopodiché usatela per la vostra escursione. Quindi questo vuol dire che non dobbiamo acquistare la scarpa il giorno prima di uscire, ovviamente. L'ultimo consiglio che vi voglio lasciare, che ovviamente è quello più importante, è quello legato alla sicurezza, quindi quello legato al fatto di dotarvi di un dispositivo di sicurezza. Io vi posso consigliare il Garmin InReach Mini, che è un dispositivo satellitare molto piccolo e tra tutti è forse quello più economico, che vi consente di contattare appunto dei soccorsi nel caso che il vostro telefono non abbia ricezione. Ci sono tantissimi dispositivi in commercio, non c'è solo questo che sto usando io e ve lo consiglio perché lo sto usando e mi ci sto trovando bene, ma ripeto, prima di pensare magari a acquistare una tenda molto costosa, uno zaino molto costoso, delle scarpe molto costose, io vi consiglio di investire una cifra che è vero è importante, ma per la cosa più importante di tutte, che è la nostra vita, perché se vi trovate qua in mezzo, sperduti da qualche parte, vi fate male, sempre toccando ferro, e col telefono non riuscite a contattare nessuno, siete, diciamo, spacciati. Quindi è il caso di dotarsi di un dispositivo che vi consenta sempre e ovunque di contattare i soccorsi. Direi che non c'è molto altro da aggiungere riguardo a questo argomento. Ripeto, ci sono tantissimi dispositivi in commercio, io vi consiglio il Garmin InReach Mini perché è quello un po' più piccolino e tra tutti è forse quello che costa meno, però appunto ha copertura globale in qualsiasi angolo della terra io rischio di farmi male, so che con quello posso chiamare i soccorsi e con quello vi dico la verità, da quando ho iniziato a usarlo sono molto più tranquillo. Bene ragazzi, io spero che questi consigli vi siano stati utili, che vi sia tutto chiaro, soprattutto se siete alle prime esperienze in montagna, magari qualcosa non lo sapevate e potete aggiungerlo al vostro bagaglio di conoscenze. E niente, io vi saluto da qua, dalla splendida cornice delle Marmarole, e noi ci vediamo come solito lunedì prossimo con un nuovo video. Ciao a tutti, buona montagna!